Oggi facciamo insieme il mio pan brioche al kefir. Per l'impasto del pan brioche, in una ciotola mi sono preparata la farina, 500 g di farina, metà Manitoba, metà 00 e aggiungiamo il lievito di birra disidratato, 7 g e do una bella mescolata. Ora in un'altra ciotola mettiamo 125 g di kefir bianco naturale. Ormai il kefir si trova in quasi tutti i supermercati, quindi è molto facile da trovare. Aggiungiamo 150 ml di latte, 120 g di zucchero, 80 g di olio di semi di girasole. Se preferite utilizzare il burro mettetene 100 g, una bustina di vanillina e un po' di scorza d'arancia grattugiata che dà profumo. Se non avete l'arancia potete mettere anche un po' di scorza di limone. Mescoliamo con una forchetta ed iniziamo ad aggiungere la farina un po' alla volta. Quando l'impasto diventa bello consistente, che facciamo fatica a lavorarlo con la forchetta, continuiamo con le mani. E finiamo di impastare sul piano. Adesso che ha assorbito tutta la farina, lavoriamo per bene l'impasto. Più impastiamo, più il pan brioche ci verrà soffice, quindi giù di olio di gomito. Se vediamo che facciamo fatica ad impastare perché è troppo appiccicoso, un pizzico, ma proprio un pizzico di farina. Non ne mettiamo tanta perché altrimenti viene serrato. L'impasto è pronto, deve essere morbido ma allo stesso tempo elastico e non si deve più attaccare alle dita. Lo mettiamo in una ciotola, facciamo un'incisione a croce sopra che ci aiuterà a controllare la lievitazione, copriamo con la pellicola e facciamo lievitare al caldo fino al raddoppio del volume, serviranno un paio d'ore. Io di solito lo metto nel forno spento con la lucina accesa. L'impasto è pronto, avete visto come è lievitato per bene? Adesso infariniamo leggermente il piano e lo rovesciamo sopra. Lo lavoriamo leggermente e lo dividiamo in 3 parti uguali. Ogni pezzo dovrebbe pesare tra i 320 e i 330 grammi. Vediamo se ci ho preso, 323, 326, 325. Ora ci prepariamo uno stampo da plum cake oliato e infarinato, questo è lungo 30 cm. Prendiamo le nostre palline, le arrotondiamo per bene e le sistemiamo all'interno. Copriamo con la pellicola per alimenti e facciamo lievitare ancora per 20-30 minuti, devono crescere ancora un po'. Ora inforniamo il pan brioche e lo facciamo cuocere a 170 gradi col forno ventilato per mezz'ora. Ed eccolo qua, guardate quanto è alto. Ora, per rendere ancora più soffice il nostro pan brioche, che facciamo? Con un pennellino spennelliamo tutta la superficie, quando è ancora caldo, appena sfornato.
e copriamo subito con la pellicola per alimenti. Perché ho fatto questo? Perché l'umidità del pan brioche che si raffredda, unita all'acqua che ho aggiunto, che quindi evapora, renderà soffice e morbida anche la parte sopra del pan brioche, che tendenzialmente tende ad essere un pochettino più dura. E lo lasciamo così fino a quando non si raffredda. Dopo qualche minuto eliminiamo la pellicola. Togliamolo dallo stampo, cotto a perfezione anche sotto. Soffice, eh? In ultimo, una bella spolverata di zucchero a velo sopra. Prima di tagliarlo e farvi vedere l'interno vi do giusto qualche consiglio. Allora, io ho dato questa forma un pochettino che ricorda il pane in cassetta, però se volete, invece di farlo così, potete anche fare tante piccole palline e realizzate un Danubio. Oppure potete utilizzare lo stampo tondo a ciambella, in questo caso vi servirà uno stampo da 24-26 cm, fare 6-7 palle e cuocerlo all'interno di questo. Ho fatto un impasto molto semplice, però lo possiamo arricchire. Come? Possiamo mettere all'interno delle gocce di cioccolato, possiamo mettere l'uvetta, possiamo mettere anche dei pezzetti di mela e magari aromatizzare con un pochettino di cannella. Come farina ho utilizzato un mix di farina 00 e farina Manitoba. Se preferite però delle farine meno raffinate potete farlo utilizzando la farina di tipo 0 oppure facendo un mix tra farina integrale e farina 0. Casomai mettetene un pochettino meno della quantità che vi ho dato in ricetta. Come avete visto, questo pan brioche viene davvero soffice e questo grazie al kefir che in qualche modo aiuta la lievitazione. E poi, per farlo rimanere morbido per più giorni, vi consiglio di tenerlo in un sacchetto per alimenti. Però, sempre secondo la mia esperienza, finisce purtroppo molto prima. Quindi vi consiglio di provarlo. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta e appunto la rifarete. Se avete domande, suggerimenti, consigli, come vi dico sempre, scriveteli sotto nei commenti. Io direi di tagliarlo e assaggiarlo. Lo sapevo, non riesco a fermarmi. È già perfetto così, però immaginatelo con una bella spalmata di marmellata. Insomma, la colazione dei sogni. Ok, ci vediamo al prossimo video. Ciao!